Ciao Giampaolo, grazie di aver partecipato a questa conversazione della qualità e volevo un attimo chiederti di presentarti e di fare un po' riferimento alla tua realtà. Grazie. Sì, ciao Vincenzo, io sono Giampaolo Marcacci, sono il responsabile dell'unità clinica del programma Trapianto qui all'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Volevo sapere un po', secondo te, qual è nell'accreditamento JACI un valore aggiunto per il vostro programma trapianti, perché voi siete un centro trapianti che è già stato accreditato JACI, quindi quali sono stati i benefici che avete avuto grazie all'implementazione del sistema qualità? Allora, l'accreditamento JACI che abbiamo conseguito già diversi anni fa qui presso il nostro programma Trapianto, direi che ci ha consentito, grazie anche all'obbligo delle riunioni del programma Trapianto tra le varie componenti del programma stesso, quindi dell'unità clinica, dell'unità di aferesi e dell'unità di manipolazione cellulare, a incontrarsi regolarmente in maniera appunto formale, verbalizzando tutte queste riunioni, ponendo il paziente al centro appunto di ogni discussione, il paziente o anche discussioni di procedure, di istruzioni operative, aggiornamenti su altre situazioni. Quindi JACI è il risultato, secondo il mio avviso, importante, direi fondamentale, soprattutto anche per, diciamo, l'obbligo a questo regolare incontro tra di noi nell'ambito del programma Trapianto. Altro aspetto credo fondamentale che ci è stato appunto fornito dall'accreditamento JACI è la stesura dei vari protocolli, appunto delle varie procedure, che ci ha permesso di seguire in maniera, direi, univoca da chiunque si trovi davanti a una determinata situazione la gestione clinica o la gestione terapeutica di qualsiasi appunto complicanza medica, di qualsiasi problematica appunto di ogni tipo. Questo ha reso, diciamo, la qualificazione del centro, direi, importante. Altro punto, chiedo scusa, nell'ambito appunto del JACI, dell'accreditamento, è stata la necessità, oramai obbligatoria, perché è richiesta proprio dal JACI, dell'aggiornamento professionale da parte non solo dei medici, dei trapiantologi, ma anche dell'aggiornamento da parte del personale infermieristico delle singole componenti del programma trapianto, quindi un aggiornamento per l'unità clinica, per l'unità di aferesi, per la manipolazione cellulare, che fa sì che la qualifica del centro venga sempre più confermata e rispettata. Quindi diciamo che la qualifica del personale trova anche un miglioramento attraverso anche la stesura di protocolli condivisi. Certo, perché i protocolli, i primi protocolli, le prime versioni, le prime procedure operative che ci hanno consentito appunto di ottenere l'accreditamento sono in continua evoluzione, sono oggetto, direi, regolare di revisione, di aggiornamento e altro punto fondamentale dei protocolli è nell'ambito degli audit che ci vengono appunto richiesti dal JACI, diciamo la certificazione degli scostamenti rispetto a quelli che sono gli obiettivi prefissati dall'unità clinica, dall'unità di aferesi o dal laboratorio di manipolazione cellulare. Il JACI richiede, cosa importante, la dimostrazione, chiedo scusa, di quelle che sono le manovre e le operazioni che sono tese a correggere appunto gli spostamenti, le deviazioni dai percorsi che vengono appunto certificati. Quindi l'implementazione del sistema qualità ha di fatto avuto un'influenza molto positiva per la vostra realtà, perché di fatto ha permesso di fare un miglioramento globale anche nella cura del paziente, immagino, no? Ma direi di sì, perché non mi vergogno a dire che prima dell'accreditamento JACI era veramente raro incontrarsi con le varie componenti di un gruppo che si occupa di trapianti, quindi il paziente molto spesso non veniva condiviso a 360 gradi, era difficile richiedere aggiornamenti
o qualifiche appunto del personale, e quindi tutto questo col JESI invece ci viene richiesto e quindi consente, diciamo, di avere una qualifica del programma trapianto sicuramente molto elevata. Perfetto, grazie mille della tua testimonianza, grazie ancora e continueremo con le nostre conversazioni sulla qualità. Grazie. Grazie.